Ciao amici, vi voglio presentare Carlotta per gli amici Carli, una ragazza meravigliosa dal cuore d'oro, le voglio un bene dell'anima. Conosciuta durante questo viaggio, ci sono tantissime ragazze che viaggiano da sole. Io sono rimasto stupito in maniera assolutamente positiva e Carli viaggia a bordo di una casetta meravigliosa, questo Mercedes fantastico che io appena l'ho visto me ne sono follemente innamorato, cioè in realtà appena l'ho visto no, ma poi col tempo ho cominciato ad apprezzarlo tantissimo. Quindi adesso vi presento lei, ci facciamo raccontare un po' la sua vita, come si mantiene, com'è la vita in van per una ragazza da sola, quindi non perdetevi assolutamente questo video fino alla fine. Ciao a tutti! Stiamo già iniziando? Aspetta, come ti chiami? Carlotta. Carlotta. Allora, Carlotta vive... Da quanto tempo vivi? Aspetta, c'è un cavallo. Oh, che bello. Wow. Allora, Carlotta vive in van da quanti mesi? 3 mesi. 3 mesi. E allora, a me c'è una curiosità che voglio chiederti, perché mi scrivono spesso, soprattutto ragazze o donne che hanno paura di viaggiare in van. Ok? Questa paura è reale, effettiva, cioè nel senso c'è da aver paura o no? Allora, io capisco la paura di queste ragazze perché per me questo è stato il mio primo viaggio da sola in van e anche io all'inizio avevo molta paura, ero molto spaventata. Però in realtà Però cosa ti spaventava? mi spaventava il fatto di fare le cose da sola e perché non sono mai stata abituata, no? E il fatto di viaggiare da sola con tutti gli imprevisti anche che ci possono essere lontano da casa comunque da sola, però in realtà poi questa paura è svanita, mi sono sempre fatta più coraggio ed è bellissimo. Devo dire che è veramente bellissimo imparare a viaggiare anche da sole. E cos'è? C'è una roba tipo che cioè quella paura che avevi che poi nel concreto non esisteva? Cioè avevi una paura, una fobia del viaggiare sola, però poi magari facendolo ti sei resa conto che in realtà, non so, tipo, che ne so, la paura del maniaco, piuttosto Anche che ne so, però in realtà è effettivamente così? l'ho avvertita Mm? e l'ho avvertita a inizio viaggio, però cioè, credo che non bisogna farsi frenare da questo e comunque ovviamente essendo donne bisogna, cioè, sempre cercare di essere vigili e stare lontano dai pericoli, no? Però ecco, non dobbiamo farci frenare da queste cose che possono comunque succedere ovunque, cioè Esatto. anche dove viviamo. Esatto, cioè tipo rispetto alla città comunque, cioè, secondo me c'è forse per assurdo meno pericolo. Certo. Cioè, nel senso, io mi sentirei più in pericolo a girare in città di notte Mhm. che a viaggiare con un furgone in mezzo al nulla, in mezzo alla È natura. vero, anche io infatti, cioè io avrei più paura in città, infatti ho passato veramente tanto tempo da quando sono in viaggio in mezzo al nulla più totale e mi sono sempre sentita veramente sicura da sola in mezzo alla natura più selvaggia. Esatto. E invece questa quindi è casa tua? Sì. Questo qua, cos'è? Un Mercedes? È un Mercedes MB100. MB100? MB100. Ok, di che anno? Del 94. 94, l'hai preso in seconda mano? Sì, cioè l'ho preso usato da una Usato. ragazza in Italia dove vivo Ok. e ce l'ho da 2 anni, 3 anni. E quanto, possiamo chiederti quanto l'hai pagato? 4.500. Ok. Abbiamo detto di quanti anni? Del 94. Del 94, quindi quasi 30 anni. Bravo, fai tu i calcoli. 29, siamo Sì. nel 2023, ok, 29 anni, quindi quasi un mezzo d'epoca. Esatto, ancora no. Ok, ancora no. Però Esatto. Bello, però mi piace un casino, quindi adesso tour. vuoi vederlo? Sì. Dai. Cioè, faremo presto. Non è che ci mettiamo. Allora, Vai, qua tanto lasciamo questo è lo tutto spazio così. bellissimo, cioè, no vabbè, fantastico, posso far vedere davanti? Sì, c'è un po' di confusione. Allora, qui c'è dove guida, che bello, qua si gira il sedile,
Ah, che figata, madonna. Ah, guarda dove ti sei messa, eh? Con una vista Sì, pazzesca. adesso l'ho girato questo sedile. Ah. Volendo si può girare anche l'altro e si può mangiare qua in 4 persone. Ah, già, perché girando tutti e due i Esatto, sedili. si può girare anche l'altro e usare questo tavolo poi in 4. Io adesso poi sono piena di cose, quindi... Quindi tu hai, quindi la zona cucina, no cucina, la zona, come si può dire, salotto, dove tu... Sì, dove mangio, Ok. faccio colazione, Ok, questa... a volte creo anche su questo tavolo. Esatto, poi ci beh, dici esatto, poi. quella roba là. Esatto. Dai, non so, spiegaci un po' qualcosa tu. Allora, tipo. questo è il letto. Questo qua? Sì, vuoi che lo apro? No, ma no, aprilo no. Ok, comunque è il letto che si apre e arriva poi fin qua, quindi Ok. è molto lungo, anche in 2 persone si sta molto bene. Anche questo si può trasformare in un letto, e sempre lungo per 2 persone, però non lo apro mai praticamente. La cucina, ho 2 fornelli, il lavandino, c'è un po' di confusione sempre. E Tu ti ci trovi bene con i 2 fornelli? sì, mi ci Ma- trovo molto. Questa va a gas o a benzina? Questo va a gas e ho le bombole qua sotto che ogni volta devo, cioè accendo e spengo. Questo è il pulsante del gas e poi devo anche accendere e aprire la bombola. Mm. E Quindi qua tu ci cucini, li usi spesso tutti e due? sì, Ok. sì, per me è comodissimo avere 2 fornelli. ok. È fantastico. Sì. E vabbè, lì lavandino. Poi qua il lavandino, ho messo un pulsante per accendere la pompa dell'acqua, perché a volte se no rimaneva accesa e una volta mi si è bruciata, e quindi l'accendo da lì e poi... sì. Fantastico. E qui cos'hai qua sopra? Allora, qua sopra ho un po' di cibo, un po' di casino, la cicoria che mi ha regalato Gianni, un po' di cibo messo così a caso, anche qua altro cibo buttato così a caso. Che bello però, Tra l'altro Madonna, ma devo sai... fare la spesa oggi. Ok, ma sai che mi piace un casino comunque come casa? Ti piace? Sì, io Qua la il frigo? ristrutturerei tutta. Qua il frigo? Esatto. Ok. Che è trivalente, quindi va... Cosa vuol dire? Allora, è trivalente, quindi va a gas quando sono ferma, mentre viaggio lo posso mettere a 12 volte e mi posso anche attaccare alla 220. Ah, che figata sta cosa. Bello. Quindi Sì. hai il frigo qua, là sotto? Esatto. Qua sotto ho le batterie, ho batteria e batteria dei servizi, non mi ricordo se è qua o qua, probabilmente qua. Poi ho... Il fatto che non si ricordi dov'è che ha la batteria dei servizi Questo è non una lo- via. questo non lo apro mai. Ok, non la giustamente. Poi avevo giustamente. altre cose tipo È le adorabile catene. Carlotta, ve lo dico. Altre cose tipo le catene Ah, che le non ho tieni mai qui? usato, sì, Ok. che non le ho mai usate. Madonna, che bello questo spazio pure. Ah, potete venire anche qua se volete a vedere. Questo è il mio piccolo bagno, ho un portapotti che ho iniziato ad usare in questo viaggio prima. Ecco, allora, una delle domande più frequenti in assoluto è dove caghi, dove pisci, dove fai la doccia. Ok. Allora, per me da maschio mi viene quasi strana questa domanda perché a me basta un albero, mi butto fuori a fare la doccia, non c'è problema, bla bla bla. È una ragazza? Allora, io all'inizio il portapotti cercavo di usarlo il meno possibile perché proprio non avevo voglia, poi non sapevo ogni volta dove svuotarlo, avevo paura della puzza, eccetera, eccetera, quindi la pipì cercavo di farla in giro. Ok. Però ovviamente questo puoi farlo se sei in un posto, in un luogo in mezzo alla natura, se ti trovi in città è più difficile. Quindi in questo viaggio ho iniziato ad usarlo e è comodissimo. Devo dire cosa ci faccio dentro. Ok. È comodissimo, poi qua in Spagna, anche alle Canarie dove sono stata, trovi tutti i posti dove scaricare. È quindi- facile trovare posti Sì, dove scaricare? Sì, è facile. Ok. E quindi non c'è Quindi nessun super problema, easy. sì, super Ok. easy. E qui Sì. abbiamo un lavandino. E qua c'è il lavandino del bagno. Ok. Poi qua, vabbè, un altro armadietto dove tengo asciugamani, cose così.
Qua il mio armadio dei vestiti che non aprirò perché c'è il delirio dentro, c'è un gran casino. E poi un altro armadio abbastanza grande qua sopra, dove tengo invece un po' di tutto, una sedia o l'amaca o Davvero, quello entra che- una sedia lì dentro? Sì. Madonna, no, Infatti cioè- c'è molto spazio qua su. Sì. E lì hai... Cos'è lì sopra? Anche quello è uno Qua spazio. dentro, ma un po' di roba buttata lì a casa. Cioè, vabbè. Vabbè, cosa ci appoggi? pettine, Normalmente lo creme. usi per cose da bagno, Sì, insomma. cose da bagno, pettine, creme, elastici. Cos'è che c'è? Dai, cose così. Ok, vabbè, è fighissimo, cioè tu alla sera apri il letto, Esatto, la che sera apro il quindi ti apri il letto. letto che si stende pam 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 Esatto. fino a lì, quindi tu quanto hai di lunghezza di letto? Non ne ho idea, sinceramente. Però ci stai Però comoda, nel senso ci ti sto- sdrai? Sì, sì, ci sto comodissima e avanza anche spazio. Ok, ma per dritta? Per il lungo Ok, e per il tengo la lungo. testa qua perché avanti il tetto poi si abbassa, quindi mi sentirei Ok. soffocare laggiù. La testa la tengo sempre qua. Ok, la testa qui, quindi hai anche la finestra vicino. Esatto, anche la finestra. Ok. E ogni volta, ogni giorno lo devo aprire e chiudere, però ormai ci sono abituata, quindi non mi pesa. Cioè, preferiresti avere un letto che è sempre aperto? Ma in realtà non mi pesa sinceramente, e comunque averlo in alto occupa meno spazio. Poi anche le finestre. Esatto, Cioè, gli lì è- oblò, 2 oblò, e poi ho anche questa finestra qua grande che posso aprire. E qui arriviamo all'altra domanda. Ok, allora tu sei ricca di famiglia, chissà quanti soldi hai, chissà insomma, come fai a mantenerti? Mhm. Allora, io da 2 anni mi mantengo con la mia passione, che è il macramè, creo gioielli. Aspetta, allora, il macramè, cioè, tipo, se lo dice una ragazza, al 90% sa di cosa Esatto, stiamo parlando, se lo ok, dice un uomo, ok. il macramè che cos'è? Ok, il macramè è una tecnica anche abbastanza antica e praticamente io realizzo gioielli utilizzando filo cerato e in cotone cerato e sono tantissimi nodi che danno poi forma a nodi fatti a mano, perché molti mi chiedono se uso l'uncinetto, ma non lo uso, e nodi fatti a mano che danno forma poi al gioiello o qualsiasi cosa si voglia creare. Ok. E poi utilizzo le pietre semipreziose, naturali. Ci si mantiene con questa roba o... Allora, dipende, cioè, sicuramente bisogna essere costanti e dedicarci tanto tempo, e io da 2 anni mi sto mantenendo con questo e non nego che ci sono periodi, ci sono alti e bassi comunque, e sia perché appunto non c'è uno stipendio fisso, quindi non sempre si vende allo stesso modo, e anche perché ci sono giorni in cui io magari ho meno voglia di creare rispetto ad altri, comunque non sono una macchina, quindi ci sono giorni in cui magari sei un po' più giù, un po' più stanco, però io da 2 anni sì, mi sto mantenendo, poi ovviamente non faccio una vita con tanti comfort in cui spendo molto, però da 2 anni sì. Per guadagnare tu ti fermi e fai i mercatini. Cioè, Esatto, cioè faccio anche i mercati proprio legali, non solo mercati in strada, e dove vivo ne faccio veramente tanti in estate. E perché tu dove vivi? io vivo a Cesena, in Emilia Romagna. Perché, forse non l'abbiamo detto prima, ma lei vive, è la prima volta che fai questa esperienza, sono 3 mesi Mhm. che vivi in camper, Esatto, però insomma ti sei presa bene. sì, E mi sono quindi- presa bene. Adesso comunque devo rientrare in Italia per sbrigare alcune cose, però questa vita mi piace tantissimo e mi sento veramente viva, libera, e quindi voglio tornare a vivere nel mio van il prima possibile. Ok, cioè qual è quella cosa che ti piace tantissimo della vita in van, che dici, cioè a me sta roba fa impazzire? Mhm. La libertà e il fatto di non dipendere da nessuno e non dipendere neanche troppo dal denaro, da regole imposte, e il poter dormire e svegliarmi ogni giorno dove voglio, soprattutto davanti all'oceano, in mezzo alle montagne. Questa cosa non ha prezzo.
fantastica. Volevo far vedere però quello che fai tu, così giusto per Ok. far vedere. Allora, non ho tante cose qua in realtà, però queste sono le collane, i gioielli che creo, e appunto tutte pietre naturali, semipreziose. I ciondoli che utilizzo sono in ottone e vengono tutti dall'India, non si rovinano con l'acqua, appunto non si rovinano. Queste sono le collane, girocolli, un po' di orecchini, braccialetti, e mi piace anche cucire, quindi faccio anche portatabacco e cuciti prima a macchina, poi a mano, e poi ci faccio la decorazione in macramè sempre, e anche le agende mi piace fare, come questa. Questa qua, ad esempio. E faccio vendite anche online, quindi non vendo solo attraverso i mercati, e niente. Allora, questa è una cosa bellissima, se qualcuno volesse sostenerla oppure volesse fare un regalo particolare a qualcuno, soprattutto gli ometti se vogliono fare un regalo particolare alla propria donna, sicuramente questa è una cosa bellissima perché è particolare, insomma non è... e poi è fatto a mano, quindi Esatto. in più Carlottina, una giovane donna che sta viaggiando da sola, secondo me è bello anche insomma sostenerla in questo viaggio, quindi se avete voglia seguitela e insomma se volete comprare qualcosa. Carlottina, noi ci salutiamo. Oggi Sì. dove te ne vai? Allora, non lo so. Questa è la cosa bella della van life. Dove vai oggi? Non lo so, non ce l'ho un programma, però questa è la cosa bella. Esatto. Cioè, io non so nulla di cosa fare, cioè, anzi, dovevo già essere in Italia, ma chissà quando rientrerò. E non lo so, vado dove mi porta il cuore oggi. Che bella. Va bene ragazzi, grazie di cuore a chi ha visto questo video e salutiamo Carli per gli amici Carli. e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti! Ciao!